dovrebbe arrivare Luisa Spagnoli. Scusate perché sono delle cose precedenti, comunque Luisa Spagnoli so che molto bene, siamo nel 1922 se non sbaglio, però io so che Luisa Spagnoli aveva oggi queste operaie che sono studentesse sono pronte, eccole qui, oggi guardate, solo per le macchine, mi raccomando, solo per le macchine, solo per le macchine abbiamo detto. Allora, come vedete i ragazzi hanno un cestino che daranno un presente alle macchine che arrivano. Ragazze, grazie, buon lavoro, noi stiamo indietro, siamo sulla pista noi, anzi voi, sono anch'io con Federica e ci vediamo fra poco. Bene, allora ragazzi potete piano piano avvicinarvi, fra poco inizierà il nostro... Ringrazio questi signori che sono venuti a trovarmi. Grazie. Allora Federica, vieni con me. Signora, facciamo un ultimo applauso ai ragazzi che insomma, dai, forza, Federico di Bernardino Di Betto, il liceo artistico. Dai. Eccoci qua. Adesso fra un po'... Allora guarda Fede, vedi questa macchina? Vieni con me, vieni. Questa macchina che sta arrivando adesso, che vedete sul corso, eccoli qui. Dovrebbe arrivare Luisa Spagnoli e Giovanni Buitoni. Intanto già abbiamo qualche macchina che sta raggiungendo la pista qui di presentazione. Mi pare di vederli. Tu Federica, tu che ci vedi meglio di me, vedete Luisa Spagnoli sulla macchina? No, ancora no. Ok, comunque chiedo conferma ai prof del liceo se Luisa Spagnoli e Giovanni Buitoni sono su Piazza della Repubblica. E accedono di sì, allora sono lì che stanno prendendo postazioni, quindi li vedremo arrivare da qui. Ma fateci vedere queste bandiere in alto. Guarda, abbiamo anche una mascotte, vieni. Abbiamo una mascotte, vieni con me, vieni con me, non ti spaventare, vieni con me, vieni, ciao, vieni con me. Allora, come ti chiami? Ragazzi, un applauso per Flavio, la mascotte della Coppa della Perugina. Eccolo qui. Vieni qui Flavio, Flavio, giusto? Flavio, guardate quanto è bello Flavio, perdonatemi. Guardate che la nostra mascotte. Guardate la nostra mascotte, signori. Ti piace questa macchina, Flavio? Allora, vi presento Flavio, che è la nostra mascotte. Guardate quanto è carino, con la sua cartella. È un amore. Flavio, guarda questi signori qui. Che classe fai? Seconda C. Ma sei bellissimo, sei proprio vestito del periodo storico degli anni 30, no? Lo dico di modo. Ti posso fare una domanda? Sei fidanzato? No, sposato? Vabbè, qui abbiamo Flavio, dai, facciamo un applauso a questo bambino che
L'anno prossimo magari sarebbe bello vedere più bambini e più di voi vestiti in questo periodo storico dagli anni 30 agli anni 60, quindi avete un'ampia scelta. Quindi Flavio è stato carino perché è venuto qui, ha detto Bruno, ha detto la sua mamma, ma io voglio farlo anch'io. Io ho detto ma noi siamo super felici. Flavio, guarda qui, guarda che fatti fotografare. Flavio, ti lascio da solo, perché da solo fai tutto. Vedi? Vedete che non è timido per niente Flavio? Flavio, vedi? Guarda, andiamo qui di corsa. Ecco che Flavio è il primo arrivato, vince la Coppa della Perugina. Flavio Giuliani vince la Coppa della Perugina. Un applauso. L'autista, da dove vieni? Dall'America? Io faccio così con la mano, quando dico così. Senti, da quanto tempo quindi? Da una vita. Non te lo sto dicendo. Sì, mi ha dato vita. Ma sei dopo sali? Te lo giuro. Facciamo un quadrato. Va bene, certo. Sì, aveva sale sta famiglia.
pubblica il video. Quando lo pubblica? Un paparazzi. Lo pubblica e ci Stanno i ragazzi, stanno Are you drunk enough? Buon spettacolo a tutti, grazie anche a questo intervento degli equipaggi con le auto americane, è una cornice simpatica che ci piace condividere insieme alla Coppa della Repubblica. Grazie a tutti. Ma sì, infatti abbiamo detto le auto americane nel cuore di Perugia, dice, ma cosa c'entrano? Non c'entrano, perché la passione per le auto, che siano, insomma, che siano questi vuoto, che siano questi 5 metri e mezzo di macchina, che siano le piccole Austin 750 della fine degli anni 20, insomma questa è la nostra storia, quindi chiediamo agli equipaggi di avanzare, grazie, e quindi diamo ufficialmente il via con queste vetture americane alle Coppa della Repubblica.
Allora, questa è l'America che stupiva, questa è l'America che voi non ci crederete, ma ha dato tanti spunti al nostro design automobilistico, perché a un certo punto anche le carrozzerie italiane, penso a Ghia, una su tutte, si ispiravano a queste vetture, ovviamente non per quanto riguardava le dimensioni. Questa Buick è veramente una vettura, allora andiamo. Io vorrei sapere, in Italia con queste strade, a lui come gli viene in mente di comprarsi questa Buick? L'unica che mi piaceva era questo. Perché ci sta comodo di vedere e poi ci la sciabola, e quindi questa era la vettura che doveva come una sciabola arrivare nel traffico, stupire e sconvolgere. Diciamo che ai suoi tempi ho fatto epoca anche questa, perché è particolare, però ci sono dei modelli anche più grandi di questo e più veloci. Ecco, più grandi e lo vogliamo vedere perché non comincia a essere complicato qui in centro a Perugia. Grazie. Queste chiaramente erano le grandi rivali in America, le vediamo sfilare, le Buick, le Pontiac, le grande tradizione. Benvenuti, bellissima la targa, guardate, di questa Pontiac California Monays, l'equipaggio la Firebird era di Mauro Vitali, quindi lo ringraziamo. Questa vettura, dicevamo, del 1973, con la numero 88 invece passa Pierluigi Mischianti con la Chevrolet El Camino del 1977. Ecco, notate i colori di queste vetture, tra l'altro questo era il colore con cui diventò famosa anche la prima Montreal, quindi diciamo c'era questo scambio culturale. Grazie per essere venuti, per aver portato queste vetture veramente incredibili. E poi questa invece è l'americana che è riuscita veramente a motorizzare anche quelli che volevano una vettura sportiva, una vettura divertente, una vettura molto modaiola, e soprattutto risollevare in questo caso il marchio con Luca Castellani, questa Mustang del 1968, in assoluto il cavallino Mustang insieme al cavallino Ferrari e a quello di Stoccarda rimangono i cavallini più iconici in assoluto, solamente che questo era il cavallo veramente quello selvaggio delle praterie americane, che diventa il simbolo e l'icona assoluta di quello che era il boom economico dell'America della fine degli anni 60. E ancora un'altra Buick con la numero 90 di Pompini Micheletti, equipaggio con la Skylark del 1965. Questa è una vettura bellissima, la mascotte. Raccontiamo qualche curiosità di questa Skylark, che in effetti è veramente un'altra pagina di storia. Va bene, spiegate tutto così. Ugo, raccontaci un po'. Adesso abbiamo messo la parentesi delle auto americane, tra l'altro questa storia che rimane un po' incredibile. Quindi emulava anche molti modelli nel lavoro e nell'imprenditoria, e quindi questo idealmente dico è anche un richiamo a questo personaggio che questa mattina, tra l'altro, il partecipante della Trentina hanno avuto modo di rendere omaggio a Paciano, dove riposano le sue spoglie. Il pronipote Loro Guidoni lo ha festeggiato in qualche maniera, accogliendo tutti gli equipaggi e donando loro un ricordo di questo passaggio. Quindi abbiamo chiuso il cerchio in questo modo per onorare in qualche maniera anche Loro Guidoni, che però aveva in mente tutt'altro, quindi 1924-1927,
una corsa vera in un circuito cittadino di ben 16 km e quindi noi in qualche modo portiamo avanti questa rivocazione che avverrà domenica, è molto simbolica, parteciperanno solo antiguerra, mentre la classifica generale è stata stilata oggi pomeriggio a Prova la Quadra, che è collaborata quindi adesso gradualmente stanno valutando tutti i centro e Va bene, allora tra poco inizierà questa sfilata della Coppa della Cucina che ricordiamo era nata così tradizionalmente, appunto da Giovanni Guidoni nei tempi d'oro delle corse, siamo in quegli anni, 1924 e 1927, c'erano corse importanti, c'erano la Traccafuori, c'erano Brooklands, c'erano le più importanti gare d'Europa e chiaramente l'automobile diventava il mezzo non solo per testare quelle che erano le novità tecnologiche, da portare i codici su strada, per iniziare a motorizzare un paese, ma erano anche il grande modo per promuovere quella che era l'immagine delle case automobilistiche dell'epoca e promuovere, come nel caso di Giovanni Guidoni, la propria azienda. Giovanni Guidoni a quell'epoca era il presidente del presidente automobilistico che cercava di elevare la nostra città e questo facendo parte del cuore di un numero di iscritti molto ridotto, era già un trionfo riuscire ad arrivare a termine e quindi è stato ed è questa intuizione e la Coppa Perugina, io mi ringrazio quindi in questo caso oggi è veramente un modo per ricordare quella che è stata la tradizione, proprio anche un'idea di marketing anzitempo davvero. La chiusura delle letture. Scusa. Iniziamo con una sorta di apripista, una safety car, diciamo che in questo caso la nostra safety car è questa Citroen dove il carico agli occhi al volante, che sono queste le prime Citroen, dovete sapere che Citroen ha avuto una produzione turistica veramente importante, perché era una produzione in termini numerici veramente notevole, questa è la Citroen C4 che abbiamo un'altra Citroen, abbiamo una Luci che vedremo stare tra pochissimo, ma bellissimi! Come? Era tipo serio, con questa Austin seria,
sempre presente, so che sei iper appassionato. Ciao! Sempre appassionato. Sì, no. La rimette a posto con la retrocedia e aspettiamo 2, 3, 5 anni e la vendiamo. E così andiamo Buon passeggio. Ciao. Qua c'è stato. Beh, sì. Non ho calcolato i rischi, non ho calcolato i rischi. Poi la birra è buonissima. Sempre di sicuri amici Sì. No, che passeria al bar, no? Allora
non partono le macchine. Devo chiedere il favore
fa, se c'era la male moriva. Ho detto adesso ti giro qualche volta via le mani, Grazie. eh.
It's very good. I remember a lot Vabbè, sì, Siamo a Perugia, non è che
Anche loro sono tecniche aggressive. Questo villaggio è la sua prima partecipazione, seconda partecipazione. E invece Casatrese Cattolico, 6-5, esatto, quindi secondo me della Io pensavo che era comprato, poi era altrimenti sono tutti presenti. Donatella Sciacca, lì benvenuti loro elegantissimi, eccolo là, il loro levrino che dice che è stato buonissimo, dice l'abbiamo abituato da piccolo e quindi lui non fa una piega. L'altro regina. Ecco l'altra regina che è il bambino, mentre invece il capitolare nel 1970 viene invitata l'unica casa romantistica italiana, Nostra Romeo. Per celebrare questo momento Nostra Romeo produce importanti 3780 esemplari questa magnifica macchina che è un motore di 8 cilindri derivato dalla 93 che leggeva le corse sia in pista che nelle cronostrade ed è una macchina che rimane davvero vero sobre lo schermo del nostro Romeo. Grazie. Disegnata dal giovanissimo Marcello Gandini. Capolavoro assoluto, tra l'altro oggi ricercatissima, per la prima volta i carabinieri alla Coppa della Perugina, quindi benvenuti, vi siete uniti a Finanza Polizia di Stato, non potevate mancare voi, giusto? Giusto. Ma avete controllato, ma le avete usate le sirene? Ogni tanto, va bene. Avevate uno spiegamento di forze dell'ordine che doveva andare tutto bene per forza. Anche loro sono l'orso degli abitué, vero? Loro no, sono le classiche. È la prima volta che vediamo. È la prima volta! In particolare è la prima volta, di solito è Gaetano De Rosa che nel passato. Io pensavo che loro, perché loro vanno ovunque, quindi sono un po' come Rossi, vanno ovunque ma è la prima volta. Vanno Pellegrini e alla fine sono arrivati loro. Ma quindi io voglio sapere da loro che praticamente passano in rassegna tutti gli eventi di autodepoca più importanti d'Italia. Com'è stata questa Coppa della Perugina? Bellissima, soprattutto le location erano strepitose. L'ultima di oggi pomeriggio è
fantastica, tempo tutto considerato è andato bene, quindi direi assolutamente tutto positivo e complimenti per l'organizzazione. Bene, grazie. Stiamo chiudendo in bellezza, Guida a destra, ma vedere un modello del genere con guida a destra così è insolito. Assolutamente sì, perché comunque le auto con la guida a destra diciamo fino alla metà degli anni 50 poi hanno iniziato a farlo, ma questa è una trasformabile sicuramente con un numero di orario molto molto basso, lo distinguiamo anche per questo distintivo che ha qua davanti, che appunto vuol dire auto bianchi, che in realtà non è l'auto per produzione delle strutture dei motori, cioè le auto della produzione delle autovetture della casa Santa Croce di Sicilia che è la Bianca. Voi siete di Roma? Di Roma. Benvenuti a Roma. Parte proprio parte al punto, perché non deve essere facile con questo, anche il giro della Coppa della Regina che non sono proprio pochi chilometri, però è stata una bella sfida. Ecco, voi siete, esatto, quindi una passione che si tramanda. Mi è piaciuto? Magari fatti comprare una macchina un po' più potente, però allora io dici, magari grazie. Comunque è sempre veramente una grande soddisfazione, penso, arrivare alla fine con vetture così, insomma senza l'intervento dei meccanici, questo sicuramente è un grandissimo traguardo, grazie. E allora facciamo un applauso simbolico a loro che valga per tutti gli equipaggi.
a tutti, grazie tanto. Grazie Perugia, all'anno prossimo! In centro ci sono tutte le macchine e lui vinta di tempo l'hai vedato Torino ma lì perché E io ho detto, carciofi è la carbonara, ma per la prova carbonara come a Roma, i carciofi. No, quello no, scusami. Forza no, non si è sbagliato. La foto, qualche foto deve essere la prima volta.